Bentornati sul canale. In questo tutorial modelleremo un semplice anello scudo utilizzando cerchi, ellissi, curve blend e andremo a inserire una decorazione utilizzando gli strumenti solidi. Posizioniamoci sulla vista frontale di Rhino, disegniamo un cerchio con il centro nell'origine 0 e un diametro standard di 18 mm. Andiamo a disegnare un offset del cerchio alla distanza di 2 mm verso l'esterno. Disegniamo una linea con origine in 0. Attiviamo l'opzione due lati, teniamo lo snap orto e tracciamo una linea più grande dei due cerchi. Selezioniamo la linea, prendiamo il comando trim, tronca, e cancelliamo la parte sinistra del cerchio esterno. Possiamo cancellare anche la linea. Andiamo poi a disegnare una linea, attiviamo lo snap quadrante, prendiamo il quadrante superiore del cerchio interno e sulla verticale tracciamo una distanza di 5 mm. Andiamo sulla vista prospettica e tracciamo una linea che parte dall'estremo inferiore del cerchio esterno e procede parallela all'asse Y. In questo modo abbiamo costruito le curve di riferimento per il nostro oggetto. Andiamo a usare un'ellisse per il centro. Con lo snap fine attivo scegliamo il vertice superiore della linea come centro, muoviamo il mouse parallelo all'asse X e digitiamo 6, invio, mentre per l'altra dimensione digitiamo 4, invio. Prendiamo il comando di curva blend regolabile con l'icona 02. Clicchiamo sulla parte inferiore del cerchio, scegliamo l'opzione punto e andiamo a selezionare questo quadrante dell'ellisse. Mettiamoci sulla vista frontale, attiviamo curvatura e andiamo a definire la forma desiderata. Non selezioniamo tronca e unisci. Confermiamo. Prendiamo nuovamente il comando curva blend regolabile, partiamo da questa linea, prendiamo l'opzione punto e andiamo su questo quadrante. Ci mettiamo sulla vista laterale, attiviamo tangenza e andiamo a definire la forma desiderata. Torniamo sulla vista prospettica. Per maggiore chiarezza andrò a nascondere le curve di costruzione. Seleziono questa curva e applico una copia speculare, in questo caso rispetto all'asse X. Seleziono quest'altra curva, riprendo il comando e faccio una copia speculare rispetto all'asse Y.
seleziono tutte le curve ad eccezione del cerchio. Prendo il comando superficie da una rete di curve e confermo. Attivo la visualizzazione ombreggiata. Seleziono il cerchio. Vado negli strumenti solidi e prendo il comando taglia filo. Seleziono l'oggetto da tagliare, confermo con invio e mantengo attive queste opzioni. Direzione normale alla curva, cancella input no, entrambi i lati sì, mantieni tutto no. La parte da eliminare è quella interna, ma se volessi eliminare quella esterna sarebbe sufficiente cliccarci sopra. Confermo con invio. Seleziono la polisuperficie aperta e utilizzo il comando chiudi fuori piani. In questo modo l'oggetto diventa un solido. Seleziono tutte le curve digitando Cell CRV. Nascondo tutte le curve. Torno sugli strumenti solidi. Prendo il fillet bordi, imposto un raggio di 0.4, seleziono i bordi interni. Confermo con invio. Cliccando sulla stessa icona con il tasto destro, prendo Blend Bordi. Imposto un raggio di 0.6 e seleziono il bordo superiore. A questo punto, se voglio inserire una decorazione sulla faccia superiore dell'anello, vado a utilizzare il comando Inset Facce. Seleziono questa faccia, confermo con invio e scelgo una distanza di 0,2 mm. Prendo poi il comando Muovi faccia. Seleziono la stessa faccia, vado sulla vista frontale, confermo con invio, scelgo un punto da cui partire, può andare bene questa fine, e poi scrivo 0.4 mm. Clicco sulla verticale. Prendo il comando smusso bordi. Scrivo una distanza di 0.4, seleziono questo bordo e confermo con invio. A questo punto faccio una verifica della superficie. Seleziono la superficie, vado ad Analizza, Superficie, Mappa ambiente, scelgo ad esempio la mappa ARCS.
e vado a valutare l'effetto del mio oggetto. Se voglio rifinire in maniera ancora più morbida questo bordo, posso andare a applicare nuovamente un raccordo bordi. Stavolta userò un valore del raggio di 0,2 e andrò nuovamente a valutare la qualità della superficie. Con questo è tutto. Spero che il tutorial vi sia utile. A presto.